Raga, oggi siamo qui con l'unboxing di una delle doll più attese del 2025 da parte di Pepper Arca Collectibles, quantomeno in panorama Star Wars, ovvero Darth Maul nella sua versione 2.0, una doll che andrà a sostituire o quantomeno ad affiancare, più probabilmente la seconda, la fantastica DX-16, che ormai è in collezione da qualche anno, la doll, una delle mie doll preferite, se non la mia preferita, quindi questa 2.0 sarà messa veramente a dura prova. Acquistata, come sempre, su ilcolossoinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Non vedo l'ora di aprirla insieme a voi, ce l'ho da qualche giorno, ma non potevo per registrare questo video, quindi andiamola ad unboxare e vediamo di che pasta è fatto questo Darth Maul. Boia raga, che emozione! Cercherò di essere il più oggettivo possibile in questa recensione. Chi mi conosce sa quanto ami Darth Maul, il mio personaggio preferito nell'universo Star Wars, ma cercherò di fare le cose per benino come al solito. Scatola solita di Star Wars, sia mai metterci un pochino più di impegno. Fascia sulla parte inferiore, Darth Maul Movie Masterpiece 748 con un'anteprima della figure. Bellissima immagine sul front che, se non mi sbaglio, no, non è uguale a quella della vecchia DX-16, ma non perdiamo tempo ragazzi perché voglio andarlo a guardare insieme a voi. Solita apertura che va a rivelare questa cover meravigliosa, illustrazione bellissima, in quella che probabilmente, spoiler, sarà la posa, una delle pose che andrò a riprodurre per questo Darth Maul. Bellissimo, un head sculpt che promette veramente molto bene. Quindi andiamo a rimuovere tutto dalla scatola. Ovviamente c'è il doppio layer perché abbiamo degli accessori di notevoli dimensioni. Andiamo a dare un'occhiata velocissima al Maul. Mamma mia che bello. Già ho tolto tutte le plastiche, quindi me lo sono un attimino spulciato. Mamma mia, head sculpt da paura, proporzioni sembrano essere state rispettate, non mi sembra molto diverso dalla DX-16 a parte l'head sculpt, ma lo andiamo a vedere fra poco. Prima guardiamo tutti i vari accessori che vengono forniti da Hot Toys, partendo da quelli che sono nel layer inferiore. Andremo a togliere sempre il blister. Ok, è partito qualcosa, non importa, sistemiamo tutto. Allora ragazzi, qui abbiamo una basetta che è praticamente 10 ettari di basetta, è gigantesca, ma è bellissima. Ha questa forma un po' particolare, così come era appunto nella DX-16. Farò diversi riferimenti ovviamente alla DX-16 ragazzi, perché sono d'obbligo. Targhetta cromata Star Wars Darth Maul, come vedete ha una superficie molto riflettente, quindi tra l'altro se ci si passa la mano, particolare, comunque cromata, quindi in più punti, riflette tantissimo la luce, superficie satinata invece nella parte frontale, ed è veramente gigantesca ragazzi. È differente dalla versione deluxe, quella con lo speeder, perché ha un motivo, se non mi sbaglio, desertico, quella della versione deluxe. Qui invece è identica appunto a quella della DX-16, molto particolare, molto grande, se ne va nella scatola perché è veramente gigantesca. Poi abbiamo vari supporti, abbiamo il drone che, se non mi sbaglio, è uguale, identico alla DX-16, quindi nessun cambiamento di sorta, se non dal punto di vista del painting, che ha una colorazione leggermente più bronzata rispetto alla vecchia versione, e la lente sul davanti, l'occhio diciamo, è un po' più vivo, con un viola un po' più acceso. Per il resto nulla di differente da quanto già visto. Può essere ovviamente messo in piedi tramite il solito stick trasparente e la relativa basetta di forma circolare, quindi può essere esposto vicino al Darth Maul in questo modo. Io l'ho lasciato esposto, la vecchia versione, per un po' di tempo, poi l'ho tolta perché non mi convinceva chissà quanto. Abbiamo poi il binocolo, anche in questo caso la forma mi sembra identica alla versione precedente, almeno dal punto di vista strutturale
e della scultura, ma è differente il painting. Qui c'è in modo molto più marcato il weathering di tipo desertico, quindi ci sono tracce di giallo, di dorato, di marroncino, di sporco dovute alla sabbia. Niente di particolare anche in questo caso. Io sfido chiunque a posare il buon Maul, che ha già la possibilità di essere posato in diversi modi molto fighi, posarlo con questo binocolo. Abbiamo comunque l'antennina, quella che era partita prima, che va applicata ovviamente al drone in questo modo, cosa che per il momento non farò, anzi lo metterò a posto. Poi la claw con relativi supporti. Ovviamente il Maul ha la possibilità di ruotare gli occhi, quindi c'è il classico accessorio, e abbiamo l'HUB per la lightsaber che troviamo nell'altro layer della scatola. Ne abbiamo di differenti tipi, come sempre. Abbiamo quella che può essere appunto attaccata all'HUB per essere illuminata con, purtroppo, presumo, ma sono sicuro al 101%, con la solita illuminazione di dubbia qualità di Hot Toys. Dal punto di vista comunque della scultura mi sembra molto ben fatta, sulla falsariga appunto della versione precedente. Ovviamente questa può essere unita all'altra parte, quella un po' più lunga, che ha lo stesso tipo di scultura e di verniciatura, sempre con il cavo per andare a ricreare la doppia saber. Abbiamo gli effetti whoosh, che sono due effetti whoosh, che sono nulla di più classico e di più, a parer mio, sbagliato di quanto si veda nelle doll di Star Wars, ma purtroppo non ci si decide mai a fare un passo in avanti da questo punto di vista. E 4 paia di mani intercambiabili. Sul Darth Maul abbiamo il paio di mani in posa rilassata, qui invece abbiamo mani per l'utilizzo della forza, molto buona la resa dei guanti, tra l'altro molto simili ai miei, e con questa finta pelle, ma comunque plastica rigida ovviamente. Qui abbiamo le mani con il palmo completamente aperto, le dita distese. Qui abbiamo un altro paio di mani invece con pollice e indice leggermente socchiusi per l'utilizzo degli accessori del binocolo. Anche qui abbiamo invece due paia simmetriche, una in una posa a choke, diciamo, con le dita leggermente socchiuse, e questa invece per l'utilizzo della saber, la mano sinistra. E poi, sempre asimmetriche, un pugno completamente chiuso per la mano sinistra e per la mano destra, sempre l'utilizzo della saber. Quindi, ragazzi, io per gli accessori direi che è tutto. Ovviamente la testa, vi faccio un piccolissimo spoiler, ma poi l'andremo a vedere più nel dettaglio quando vediamo anche l'head sculpt e la figure. Questa è veramente, secondo me, il pezzo forte di questa doll, come lo era anche nella DX16. Detto questo, pulisco il tavolo come al solito e andiamo a vedere Darth Maul. Ed è finalmente il momento di dare un'occhiata a Darth Maul, che già a primo impatto, almeno per quanto riguarda l'head sculpt, sembra aver fatto dei passi in avanti giganteschi rispetto ad una DX16 che almeno per me sembrava già perfetta. Qui la somiglianza con Ray Park è molto superiore rispetto a quello che abbiamo visto nella 1.0, così come le proporzioni della testa. Tra l'altro, ragazzi, ce l'ho proprio qui. Ovviamente è posato in questo modo con la testa leggermente storta, ma comunque si può notare la differenza proprio della scatola cranica, molto più grande nella DX16, mentre più, diciamo, regolare in questa nuova versione, nella 2.0, così come appunto la somiglianza con Ray Park. E non solo da questo punto di vista, ma è migliorato tantissimo anche dal punto di vista del tailoring dei tessuti. Credo che questa fascia sia in vera pelle e non in pleather, ragazzi, ma ci arriveremo fra poco. Rimaniamo per il momento su questa testa, che è dotata, oltre di un painting eccezionale, anche di una scultura delle corna che è
egregia, anche la verniciatura alla base delle corna stesse è perfetta, sono anche molto appuntite, quindi fate la massima attenzione. Il dettaglio delle orecchie, degli occhi che ovviamente possono essere ruotati, e qui arriva il primo downgrade secondo me rispetto alla versione precedente, ovvero la testa che non è magnetica. Nella DX16 abbiamo appunto il collo che è un unico pezzo e la testa è libera di muoversi grazie ad un magnete e non a un peg come in questo caso. Comunque peg che devo dire è piuttosto leggero, quindi non si farà molta difficoltà nel cambiare la testa, ma comunque secondo me è un downgrade rispetto alla versione precedente. Andiamo ad analizzare un pochino la testa e il movimento degli occhi. I joystick sono abbastanza leggeri, quindi possiamo divertirci come al solito a cambiarne l'espressione girando gli occhi, e come dico sempre gli occhi fanno la differenza in questo tipo di doll. In base a dove rivolgerete lo sguardo assumerà tutta un altro significato l'espressività di Darth Maul. Ma dove arriva secondo me davvero ai massimi livelli sia lo sculpt che la verniciatura è il secondo head sculpt. Nelle proporzioni è praticamente identico, ma l'espressione arrabbiata, diciamo, con la bocca aperta, i dettagli dei denti, guardate, luridi, sudici, Dio buono, e anche l'interno della bocca, il palato, cioè tutto è reso nei minimi particolari. E anche questa rispetto alla versione della DX16, che a me sembrava già veramente di un altissimo livello, di un'altissima qualità, qui Hot Toys si è superata. Anche in questo caso ovviamente è possibile cambiare la posizione degli occhi, e anche in questo caso appunto andrà ad assumere tutt'altra espressività una testa, ad esempio messa in questo modo con lo sguardo verso l'alto, ragazzi, è tutt'altra cosa. Andiamo ad applicargliela così da vedere anche come rende sul body, e devo dire che andando a piegare leggermente la testa in avanti con uno sguardo del genere, ragazzi, si ottiene veramente una gran figata secondo me. Questo però, il fatto che non abbia la testa magnetica, va a limitare un pochino rispetto alla DX16 la mobilità, che soprattutto in avanti e all'indietro è molto limitata. Nessun problema invece per il movimento laterale e anche di fianco. Andiamoci adesso a spostare invece sul resto del body. Per quanto riguarda le proporzioni, a me sembrano praticamente identici. Forse leggermente migliorato la 2.0, forse un po' meno bulk, un po' più realistica, insomma, un po' più simile alle dimensioni di Ray Park, e anche il tessuto dovrebbe essere cambiato, questo della sottoveste, sì, è un tessuto molto più resistente, molto più pesante, infatti è anche più pesante la doll. Per quanto riguarda il resto invece tutto, devo dire, molto verosimile e comunque identico alla sua versione precedente. La fascia è leggermente più stretta rispetto alla sua 1.0 e vi devo dire, ma non ne sono sicuro al 100%, sembra essere in vera pelle, e lo spero vivamente perché sarebbe anche ora di abbandonare il pleather. Per quanto riguarda invece gli avambracci abbiamo solito simil pelle, questo invece ragazzi è plastica, per fortuna, meno male. Andando a rimuovere, intanto devo stare attento, andando a rimuovere però troviamo del pleather qui per andare a favorire, insomma, per andare a coprire il peg, e questo avrebbero potuto fare di pelle anche questo, anche perché si tratta di una parte veramente minima della doll, non so perché questa scelta di utilizzare ancora il pleather. Ovviamente l'avambraccio può essere sostituito con quello borchiato, stesso accessorio che abbiamo visto anche nella versione precedente. Mi piace che nonostante sia in plastica rigida comunque sia stata ricreata una sorta di piega, come vedete in questo caso, e l'effetto è veramente identico a quello della pelle. Io vorrei, e lo ripeterò fino alla morte, che venisse utilizzata più spesso una soluzione del genere, quindi un materiale plastico duro che comunque riprende in modo molto fedele quelle che sono le fattezze estetiche della pelle, ma ancora sembra essere veramente troppo difficile. Per quanto riguarda la parte inferiore del vestiario è
molto simile anche in questo caso, forse il colore è leggermente più tendente al grigio rispetto alla 1.0 che sembra più nera, sì, però è cablata in ogni sua parte, sia lateralmente che nella parte inferiore, nella sommità inferiore, diciamo, così come la parte posteriore del Darth Maul, della veste. Anche da questo punto di vista niente da dire, stivali ovviamente anch'essi sono identici a quelli precedenti, anche qui una colorazione leggermente diversa e la sommità dello stivale, la parte della punta diciamo superiore, ha questo colore leggermente diverso, un po' più di weathering che non guasta mai, quindi sono molto contento anche di questo piccolo upgrade. Poi ovviamente ragazzi c'è la possibilità di andare ad applicare la Saber in questo punto, c'è, adesso non ce l'ho sotto mano, ma c'è un piccolo accessorio che permette appunto di andare ad applicare in questo punto qui la Saber alla cintura, Saber che, lo ricordo, può essere comunque divisa in due, ecco perché 2 lame, 2 effetti whoosh e 2 tutto il resto, e poi può essere ovviamente anche applicato il piccolo accessorio che vedo se riesco a tirarlo fuori dalla scatola, ma è veramente minuscolo, non ci riesco, comunque quello che va a replicare diciamo il danneggiamento della spada laser. Anche in questo caso nulla di diverso rispetto alla versione precedente, forse una verniciatura, un colore un po' più brillante, di un metallo un po' più brillante, che anche in questo caso risulta essere secondo me un upgrade. Articolazioni, abbiamo già visto quella della testa, abbiamo una butterfly anche sulla spalla, movimento del bicipite, ovviamente la spalla può essere alzata, cioè il braccio può essere alzato in avanti, all'indietro, lateralmente, tutto secondo i soliti canoni, può andare anche su e giù la spalla molto bene, doppia articolazione del gomito e movimento anche ovviamente della mano, del polso. È un po' limitato il torace anche in avanti e all'indietro per tutto il vestiario. Gambe che invece sembrano essere più mobili di quello che mi aspettassi, bisogna forzare un pochino, cosa che non mi sento di fare, ma comunque abbastanza decente la mobilità. Doppia articolazione anche al ginocchio e mobilità anche sulla caviglia. Per quanto riguarda le proporzioni, ve lo ripeto, secondo me è davvero perfetto, head sculpt da paura, quindi è sicuramente un upgrade rispetto alla versione precedente, se non per la parte del magnete. Purtroppo siamo giunti al termine anche di questo video unboxing, un Darth Maul 2.0 promosso a pieni voti, un upgrade su molti fronti rispetto alla versione precedente. Io che pensavo sarebbe stata la versione definitiva, il Darth Maul definitivo, penso che questo lo sia, ma sbaglio anche questa volta perché sicuramente ci sarà una 3, 4, 5, 10.0 che mi smentirà su tutti i fronti. Qui le migliorie ci sono state, soprattutto dal punto di vista dell'head sculpt, soprattutto dal punto di vista delle articolazioni, infatti anche una posa un po' più dinamica è stata permessa dal movimento delle caviglie lateralmente, cosa che purtroppo non si poteva fare nella versione precedente. Questo era un difetto di diverse doll, tra cui anche l'Obi-Wan Kenobi di episodio 3, se non sbaglio, la caviglia che quindi non potendosi muovere lateralmente, andando a fare una posa con una gamba allargata, insomma, non poteva fare questo gioco, il piede, e quindi risultava un po' bruttino perché rimaneva praticamente in diagonale. In questo caso è possibile, anche se gli stivali limitano tantissimo quel tipo di movimento, ma comunque si può fare. Per il resto, tessuti migliorati, head sculpt, che ve lo dico a fare, già l'avete visto, già lo sapete. Per quanto riguarda invece il coat, diciamo la veste, secondo me andrebbe ancora rivista la parte del cappuccio, migliorata un tantino. E il downgrade appunto secondo me è quello della testa, non essendoci il magnete, non essendo libera, davvero libera di muoversi come si vuole, perché sulla vecchia versione veramente c'era un movimento estremo della testa. Qui manca qualcosina, ad esempio in questa posa che sarà quella pseudo definitiva, poi andrò a modificare un pochino i dettagli off camera, la testa diciamo che non va proprio
completamente verso il basso come vorrei io e verso un lato per dare proprio quella sensazione lì. Ci devo lavorare un po', ma comunque mobilità della testa un po' peggiorata rispetto alla versione magnetica della 1.0. Per il resto mi resta da capire se la fascia invita ad Darth Maul sia in pelle vera, se lo è tanto di cappello, spero vivamente che lo sia. E quindi raga, che dire, promosso a pieni voti, sono felicissimo, adesso diventa lei ovviamente la mia doll preferita in collezione, ma non credo, non lo so, ci devo pensare che mi libererò della DX precedente, sia per un valore affettivo, sia perché ho in mente di farci qualcosina, di posarla in un altro modo. Qui sono tornato alla posa originale che avevo appunto sulla DX16 e quindi ecco, devo sistemare qualcosina, ma a voi non ve frega. Ringrazio come sempre il colossodeinerd.com per avermi dato la possibilità di acquistare questa doll e come sempre vi ricordo che il link lo trovate qui sotto in descrizione. Ragazzi, ci vediamo con un prossimo unboxing, un prossimo video news, quello che vi pare, sempre qui su PepperH Collectibles. Ciao ragazzi, a presto!